Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Elina, ho 32 anni, vivo in una grande casa con mio marito, si chiama Gabriel. La casa ha molte stanze, 10 stanze. Tutto è pulito, costoso e perfetto, ma la casa non è accogliente, è fredda. Ogni mattina mi sveglio alle 6. Preparo il caffè per Gabriel, cucino uova e pane tostato. Lui beve il caffè, ma quasi non tocca mai il cibo. Poi va al lavoro. Dopo resto sola. Pulisco la cucina. Pulisco il soggiorno. Pulisco la camera da letto. La casa è già pulita, ma la pulisco di nuovo. Ho bisogno di qualcosa da fare. A volte resto vicino alla finestra e guardo il giardino, a volte guardo la strada. Ma non cambia mai nulla. A pranzo mangio da sola. Gabriel non torna mai a casa a mezzogiorno. Lavo un solo piatto, una tazza, una forchetta. Poi mi siedo sul divano e ascolto il silenzio. Questa casa è grande, ma per me è una prigione bellissima. Un giorno stavo pulendo lo studio di Gabriel. Ho visto un vecchio libro sullo scaffale. L'ho aperto. Qualcosa è caduto. Una rosa rossa essiccata. Era vecchia ormai. Marrone. Fragile. Ma l'ho riconosciuta subito. Le mie mani hanno iniziato a tremare. Quel fiore mi ha riportata indietro di 14 anni. Allora avevo 18 anni. Andavo ancora a scuola. Ed ero felice. Avevo un ragazzo di nome Teo. Era il mio primo amore. Il mio unico vero amore. Teo aveva i capelli scuri e dolci occhi marroni. Sorrideva facilmente. Tornavamo a casa insieme dopo la scuola, ci sedevamo al parco, compravamo un gelato economico e lo dividevamo. Parlavamo dei nostri sogni. Con lui mi sentivo libera. Teo non aveva soldi. Sua madre lavorava come donna delle pulizie nelle case dei ricchi. I suoi vestiti erano vecchi. Le sue scarpe erano consumate. Ma aveva un cuore buono. Ai miei genitori non importava del suo cuore. Volevano per me un futuro ricco. Dicevano che l'amore non poteva comprare il cibo. Dicevano che Teo non aveva nulla da offrire. Poi c'era Gabriel. Gabriel veniva da una famiglia benestante. Suo padre lavorava nel settore bancario. Gabriel aveva bei vestiti, una bella macchina e una vita lussuosa. I miei genitori lo adoravano. Dicevano che era la scelta giusta. Io non amavo Gabriel. Ma i miei genitori continuarono a fare pressione su di me. Mi dicevano ancora e ancora che dovevo pensare al mio futuro. Dicevano che dovevo essere intelligente. Dicevano che dovevo scegliere la sicurezza invece dell'amore. Ricordo ancora il giorno in cui lasciai Teo. Pioveva. Ci incontrammo al parco.
mi guardò in faccia e capì subito che qualcosa non andava. Gli dissi che non potevo più vederlo. Gli dissi che avrei sposato Gabriel. Teo non gridò, non mi pregò di restare. Mi guardò soltanto con gli occhi pieni di dolore. La pioggia gli scorreva sul viso, forse c'erano anche lacrime. Non lo saprò mai, me ne andai. Non mi voltai indietro. 2 mesi dopo sposai Gabriel. Il matrimonio era grande e costoso. Tutti sorridevano e mi dicevano che ero fortunata. Ma sotto il mio vestito bianco il mio cuore stava piangendo. Ora sono passati 14 anni, ho 32 anni. Vivo in una casa ricca, ma non sono felice. Gabriel ha i soldi, ha il potere, ma non ha l'amore. Mi parla a malapena, non mi ringrazia mai, mi guarda come se fossi parte dei mobili, come se fossi qualcosa che gli appartiene. Tenevo la rosa essiccata tra le mani e ricordavo il sorriso di Teo, il parco, il gelato, la sensazione di essere viva. Poi rimisi il fiore dentro il libro, ma non riuscii a chiudere anche quel ricordo. Quella sera Gabriel tornò a casa alle 6. Non mi salutò. Andò dritto nel suo studio. Alle 7 entrò nel soggiorno. Stasera abbiamo un gala, disse. Mettiti qualcosa di elegante, sorridi, non farmi fare brutta figura. Odiavo quegli eventi, persone ricche, sorrisi finti, conversazioni vuote, ma a Gabriel non piaceva sentirsi dire di no. Così salii al piano di sopra e scelsi un vestito blu. Mi truccai, mi pettinai. Nello specchio vidi una donna con gli occhi tristi, una donna che sembrava viva, ma che non si sentiva viva. Gabriel mi guardò e disse: «Stai bene?» «Non bella, solo bene». Andammo in macchina fino a un grande hotel. L'edificio era luminoso e lussuoso. Quando Gabriel mi aprì la portiera, mi afferrò il braccio con troppa forza. Le sue dita mi fecero male. «Sorridi», sussurrò freddamente. «La gente ci sta guardando». Annui. Dentro la sala era piena di persone vestite con abiti costosi. Gli uomini indossavano completi neri. Le donne portavano abiti scintillanti. La musica suonava piano. La gente rideva, ma quelle risate sembravano false. Gabriel mi lasciò sola e andò a parlare con uomini importanti. Rimasi da sola con un bicchiere di champagne che non volevo. Poi la musica si fermò. Un presentatore salì sul palco con un microfono. Sorrise e disse che quella sera c'era un ospite speciale, un uomo di successo, un uomo appena tornato dall'estero, un uomo che tutti avrebbero dovuto conoscere. Per qualche motivo il mio cuore iniziò a battere più forte. Il presentatore indicò la porta. Tutti si voltarono. Un uomo entrò nella sala.
Indossava un elegante completo nero. Sembrava forte, sicuro di sé, potente. Il mio respiro si fermò. Era Teo. Dopo 14 anni Teo era davanti a me. Ora era diverso, ricco, importante, intoccabile, ma i suoi occhi erano gli stessi, quei dolci occhi marroni, gli occhi che non avevo mai dimenticato. La gente iniziò a sussurrare intorno a me. Dicevano che possedeva una grande azienda. Dicevano che aveva avuto un enorme successo all'estero. Dicevano che era appena tornato in città. Tutti volevano parlargli. Tutti volevano stargli vicino. Rimasi immobile. Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a muovermi. Potevo solo guardare Teo. Le mie mani tremavano così tanto che il bicchiere di champagne stava quasi per scivolarmi dalle dita. Dall'altra parte della sala, Teo parlava con la gente, stringeva mani, sorrideva con cortesia, ma non era il sorriso che ricordavo. Non il sorriso caldo del parco. Poi, all'improvviso, voltò la testa. I suoi occhi incontrarono i miei. Tutto il resto scomparve. La musica, le persone ricche, le luci brillanti. Per un solo istante esistevamo soltanto io e Teo. 14 anni svanirono. Avevo di nuovo 18 anni. Ero sotto la pioggia. Stavo stringendo il cuore del ragazzo che avevo amato e che avevo lasciato. Le lacrime mi riempirono gli occhi. Non riuscivo a fermarle. Teo non si mosse. Mi guardò soltanto. Nei suoi occhi vidi dolore, vidi ricordi, vidi un amore che non era mai morto del tutto. Poi un dolore improvviso attraversò il mio braccio. Qualcuno mi aveva afferrata con forza. Mi voltai e vidi Gabriel. Il suo viso era rosso. I suoi occhi erano pieni di rabbia. Aveva visto tutto, le mie lacrime, lo sguardo di Teo, la verità che c'era tra noi. Gabriel sorrise alle persone intorno a noi, ma la sua mano stringeva il mio braccio come il ferro. Ce ne andiamo, sussurrò. Subito. Guardai di nuovo Teo. Lui vide Gabriel che mi teneva per il braccio. Il suo volto si indurì. Le sue mani si chiusero a pugno, ma non poteva fare nulla, e nemmeno io. Gabriel mi trascinò verso l'uscita. Prima di andarcene mi voltai un'ultima volta. Teo mi stava ancora guardando. I suoi occhi mi seguirono fino alla porta. Fuori la notte era fredda, ma la rabbia di Gabriel era ancora più gelida. Camminò fino alla macchina senza dire una parola. Non mi aprì la portiera. Salii da sola. Poi guidò velocemente per le strade buie. Troppo velocemente. Stringevo forte la maniglia della portiera e rimasi in silenzio. Avevo paura di parlare. Quando arrivammo a casa, Gabriel fermò l'auto all'improvviso, scese e rientrò in casa. Lo seguii lentamente.
Le mie gambe tremavano. Dentro casa si voltò verso di me. Il suo volto era pieno di odio. Gridò che lo avevo umiliato. Disse che tutti mi avevano vista guardare Teo. Disse che lo avevo fatto sembrare uno sciocco. Provai a spiegare. È solo una persona del mio passato, dissi. Ma Gabriel non mi ascoltò. Mi chiamò bugiarda. Mi insultò con parole umilianti. Piansi e continuai a chiedere scusa, ancora e ancora, ma le mie scuse non lo fermarono. La sua mano si mosse rapidamente, poi un dolore bruciante attraversò il mio viso. Mi aveva schiaffeggiata. Caddi a terra con una mano sulla guancia. Per un attimo non riuscivo a crederci. Mio marito mi aveva colpita, ma non aveva ancora finito. Mi afferrò per un braccio e mi tirò in piedi, poi mi spinse con forza. La mia schiena colpì il muro. Caddi di nuovo. Il pavimento era freddo sotto il mio corpo. Gabriel rimase sopra di me, respirando pesantemente. Mi guardava come se non valessi nulla. Poi andò nel suo studio e chiuse la porta a chiave. Rimasi sul pavimento per molto tempo. Mi faceva male il viso, mi faceva male la schiena, ma il mio cuore faceva più male di tutto il resto. Ricordai gli occhi di Teo al gala. Mi aveva guardata con affetto. Gabriel non mi aveva mai guardata in quel modo. Dopo un po' mi alzai lentamente e andai in bagno. Nello specchio la mia guancia era rossa. Si stava già formando un livido. Mi lavai il viso con acqua fredda, alleviò un po' il dolore, ma non guarì la mia anima. La mattina seguente Gabriel venne da me. Non si scusò. Invece pretese il mio telefono. Non ci si può fidare di te, disse. Mi disse che non potevo uscire di casa senza il suo permesso. Poi prese il mio telefono e andò al lavoro. Da quel momento la mia vita diventò ancora più piccola. Passarono i giorni, poi le settimane. Rimasi chiusa in casa. Cucinavo, pulivo, aspettavo. Ogni sera mi chiedevo quale Gabriel sarebbe tornato a casa, quello silenzioso o quello arrabbiato. A volte urlava, a volte mi stringeva le braccia troppo forte, a volte mi spingeva. Sul mio corpo comparvero dei lividi. Cominciai a indossare maglie a maniche lunghe ogni giorno. Anche quando faceva caldo, nessuno veniva a trovarmi, nessuno mi vedeva. Quando mi guardavo allo specchio, non mi riconoscevo più. Sembravo magra, pallida, stanca, morta dentro. La grande casa era diventata la mia prigione e Gabriel era il mio carceriere. Di notte piangevo nel mio cuscino. Pensavo a Teo, pensavo al ragazzo che avevo lasciato sotto la pioggia, pensavo alla vita che avevo scelto. Avevo scelto i soldi, avevo scelto la sicurezza,
ma avevo scelto l'uomo sbagliato. Una mattina chiamò la domestica. Era malata e non poteva venire. Gabriel voleva una cena speciale. Mi ordinò di andare al mercato a comprare il cibo. Non uscivo di casa da settimane, ma avevo troppa paura per rifiutare. Indossai un vestito lungo, maniche lunghe e una sciarpa intorno al collo. La sciarpa copriva i lividi. La mia gamba mi faceva molto male. 2 giorni prima Gabriel mi aveva spinta giù per le scale. Ora ogni passo era doloroso. Gabriel mi diede dei soldi. «Torna in fretta», disse. «Non parlare con nessuno». Quando uscii di casa, la luce del sole mi fece male agli occhi. Avevo dimenticato quanto il mondo potesse essere luminoso. Camminai lentamente fino al mercato. Il mio corpo si sentiva debole. Il posto era rumoroso e affollato. Comprai carote, patate e pollo. Poi andai a comprare delle mele per il dolce di Gabriel. Mentre cercavo di prenderle, la mia borsa pesante mi scivolò dalla mano. Cadde tutto. Le mele rotolarono per terra. Le verdure si sparsero ovunque. Mi chinai per raccoglierle, ma le mie mani tremavano troppo. Le persone mi passavano accanto. Nessuno si fermava. Poi qualcuno si inginocchiò vicino a me. Un uomo raccolse le mele, raccolse le verdure, rimise tutto nella mia borsa. Alzai lo sguardo per ringraziarlo e il mio cuore si fermò. Occhi marroni, occhi dolci, occhi che non avevo mai dimenticato. Era Teo, era proprio davanti a me. Gli occhi di Teo si spalancarono quando mi vide. Per un momento sembrò sconvolto. Poi il suo volto si riempì di paura. «Elina», disse dolcemente. Non riuscii a rispondere. Potevo solo guardarlo. Mi aiutò ad alzarmi e mi restituì la borsa, ma la sua mano rimase delicatamente sul mio braccio. Non stringeva, non faceva male. Era delicata. Poi mi osservò attentamente. Vide il mio viso pallido, vide il mio corpo magro, vide la sciarpa intorno al mio collo. I suoi occhi si posarono sui lividi che cercavo di nascondere. La sua espressione cambiò. «Che cosa ti è successo?» mi chiese. Scoppiai a piangere. Scossi la testa perché non riuscivo a parlare. Le parole erano troppo pesanti. Teo si guardò intorno e vide la gente che ci osservava. «Vieni», disse con dolcezza. «Sediamoci in un posto tranquillo». Mi accompagnò a una piccola panchina dietro un edificio. Lì nessuno poteva vederci. Ci sedemmo e lui appoggiò la mia borsa accanto a me. Poi mi guardò di nuovo. Mi guardò davvero. «Elina, sei al sicuro?» chiese. «Gabriel ti ha fatto del male?» Quella domanda mi spezzò, mi coprì il viso e piansi. Tutta la paura uscì fuori, tutto il dolore, tutti quegli anni di silenzio.
Teo si avvicinò e appoggiò con dolcezza una mano sulla mia schiena. Non mi mise fretta, non mi costrinse a parlare. Aspettò soltanto. Quando finalmente riuscii a respirare, sussurrai: «Mi dispiace». Lui scosse la testa. «No, non dirlo». «Ti ho lasciato», dissi. «Ho scelto lui, ho scelto i soldi, ho scelto la vita sbagliata». Gli occhi di Teo si riempirono di tristezza. «Se allora fossi stato ricco», disse piano, «se fossi stato più forte, forse saresti rimasta con me». Le sue parole mi fecero male al cuore. «Saremmo stati felici», sussurrai. «Saremmo stati liberi». Mi prese la mano. La sua mano era calda, così calda. Per un momento mi sentii di nuovo come la ragazza del parco. Poi Teo disse: «Lascialo, vieni con me. Adesso posso proteggerti». Volevo dire di sì, volevo scappare, volevo essere libera. Ma la paura viveva dentro di me da troppo tempo. Ritrassi la mia mano. «Non posso», dissi. «Gabriel ci troverà, farà del male a te, farà del male a me». «Non ho paura di lui», disse Teo. «Ma io sì», sussurrai. Mi alzai, anche se le gambe mi tremavano. «Devo andare. Se faccio tardi, Gabriel si arrabbierà». Anche Teo si alzò. «Ti prego», disse. «Non tornare da lui. Un giorno ti ucciderà». Sapevo che aveva ragione, ma avevo troppa paura. Presi la mia borsa. «Addio, Teo», dissi. «Mi dispiace per tutto». I suoi occhi erano pieni di lacrime. «Elina», disse, «solo il mio nome». Ma in quella sola parola sentii tutto il suo amore. Mi voltai e me ne andai, proprio come avevo fatto 14 anni prima. I miei occhi erano pieni di lacrime. Riuscivo a malapena a vedere la strada. Poi notai un'auto nera in fondo alla strada. Sembrava l'auto di Gabriel. Il mio cuore si fermò. Mi stava osservando. Mi voltai. Teo era ancora lì. Se Gabriel ci avesse visti insieme, avrebbe distrutto entrambi. «Dimenticami», gridai a Teo. «Ti prego, vivi una vita felice». Teo iniziò a camminare verso di me. «No, Elina, aspetta». Ma io non potevo aspettare. Fui presa dal panico. Corsi verso la strada. Le auto passavano veloci, ma io pensavo solo a scappare. Sentii Teo chiamare di nuovo il mio nome. Mi voltai un'ultima volta. Volevo vedere il suo volto. Poi sentii un clacson. Forte, vicino. Girai la testa e vidi un camion che veniva verso di me. Troppo veloce. Provai a spostarmi. Ma il mio corpo era debole. La mia gamba ferita non mi obbediva. Il clacson suonò ancora. Poi il camion mi colpì. Un dolore terribile attraversò tutto il mio corpo.
Caddi violentemente sulla strada, la mia borsa si aprì, le mele rotolarono dappertutto, la gente iniziò a gridare, tutto diventò sfocato. Poi Teo era lì. Mi teneva tra le sue braccia. Elina, pianse, ti prego, resta con me. Lo guardai. I suoi occhi marroni erano pieni di lacrime. Volevo sorridere perché lui era con me. Almeno non ero sola. Con la poca forza che mi restava, alzai una mano e gli accarezzai il viso. Mi dispiace, sussurrai. No, pianse, non dirlo. Ti prego, resta, ti amo, ti ho sempre amata. Lo guardai un'ultima volta. Anch'io ti ho amato, sussurrai, per tutta la mia vita. Ma ti ho amato troppo tardi. Teo scosse la testa. No, non è troppo tardi, ti prego, ma ero così stanca. Il dolore iniziò lentamente a scomparire. I rumori diventavano sempre più lontani. Volevo che il volto di Teo fosse l'ultima cosa che vedessi. Non Gabriel, non la casa fredda, solo Teo. Poi tutto diventò buio, dolce, silenzioso, caldo. Morii tra le braccia dell'unico uomo che avessi mai amato davvero. 3 giorni dopo mi seppellirono. Molte persone arrivarono vestite di nero. Gabriel era vicino alla bara, con un'espressione seria, ma Teo era lontano, sotto un albero, non poteva avvicinarsi. Non gli era mai stato permesso di far parte della mia vita, nemmeno alla fine. Quando tutti se ne andarono, Teo si avvicinò alla mia tomba. Posò delle rose rosse sulla terra, gli stessi fiori che mi aveva regalato quando eravamo giovani. Poi sussurrò: mi dispiace, avrei dovuto lottare di più. Ma la tomba rimase in silenzio e il suo dispiacere non poteva riportarmi indietro. Teo era diventato un uomo ricco, ora aveva soldi, aveva una grande casa, aveva rispetto, aveva potere, ma ormai nulla di tutto questo aveva più importanza, perché io non c'ero più. Si sedette accanto alla mia tomba e appoggiò la mano sulla terra fredda. Chiuse gli occhi, forse ricordava il mio sorriso, forse ricordava i miei occhi, forse ricordava la ragazza che ero nel parco e forse ricordava le mie ultime parole. Ti ho amato troppo tardi. Quelle parole erano la verità. Ci siamo amati per molti anni, ma il nostro amore è arrivato nel momento sbagliato. Quando eravamo giovani, Teo non aveva soldi, non poteva proteggermi e io ero troppo debole per lottare per lui. Scelsi la sicurezza. Scelsi Gabriel, scelsi la grande casa, ma quella grande casa diventò la mia prigione e quella scelta mi distrusse lentamente. Ora Teo aveva tutto
tutto ciò di cui un tempo aveva bisogno, ma era arrivato troppo tardi. I soldi non potevano comprare il tempo perduto, i soldi non potevano riportarmi in vita. Il nostro secondo incontro non fu un nuovo inizio, fu soltanto il nostro ultimo addio. Teo si alzò lentamente, guardò la mia tomba un'ultima volta. Ti amerò per sempre, sussurrò. Poi lasciò lì le rose rosse e si allontanò. Era ricco, ma era solo. Aveva tutto, ma senza amore tutto sembrava non avere alcun valore. Forse adesso sono libera, libera dalla paura, libera dal dolore, libera dalla casa fredda di Gabriel. Forse da qualche parte sono di nuovo giovane, forse sto camminando nel parco, forse sto sorridendo sotto la luce del sole. Ma in questo mondo il nostro amore è arrivato troppo tardi. La parola italiana di oggi è il coraggio. Significa courage. Scrivi una frase semplice nei commenti usando il coraggio. Per esempio, Elina aveva bisogno di coraggio, oppure il coraggio può cambiare una vita. Dici anche, secondo te Elina avrebbe dovuto scegliere Teo molti anni fa? Sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a migliorare il tuo ascolto dell'italiano, iscriviti a Italiano Thales per altre storie semplici in italiano e preziose lezioni di vita. Continua ad ascoltare, continua a imparare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.